Eccoci qua, in questa video lezione tratteremo il primo chakra. Cominciamo con il primo chakra, con Muladhara. Muladhara è il radicamento a terra, viene associato con l'elemento terra. I chakra si ubicano lungo la colonna vertebrale, per cui andremo a identificare sul piede dove si trova la colonna vertebrale. Andremo a identificare sul piede anche alcuni organi che corrispondono alla colonna che corrispondono al primo chakra. La tecnica che usiamo sono basicamente due. Una la chiamiamo la tecnica del pollice, che si fa una digitopressione sul punto riflesso. Quando esso è circoscritto, si fa una digitopressione, si mantiene premuto e poi si rilascia. E poi l'altra tecnica viene chiamata tecnica del bruco, perché a quei punti dove il percorso da fare è più lungo, non è un punto riflesso, viene fatto un percorso come se fosse un bruco, dove si fa una digitopressione, si rilassa, si avanza proprio millimetro dopo millimetro, si rilascia, si fa la digitopressione, si rilascia e si fa nuovamente un'altra digitopressione. Poi quando lo vedremo sul piede è molto più semplice che detto a parole. Quindi in questo incontro vedremo tutto il percorso della colonna vertebrale, così già poi ci verrà più facile per poi identificare tutti gli altri chakra, e basicamente faremo tutto il percorso dell'intestino grasso o colon. Ora partiamo con i piedi. Prendiamo contatto. Questo ve lo potete fare in autotrattamento, o se avete qualcuno vicino a voi che si vuole prestare, sicuramente gradirà. Quindi prendiamo contatto con il piede e facciamo una rotazione della caviglia in questo modo qua. Questo fa sì che cominciate a sciogliere le caviglie e in conseguenza le tensioni che si trova a livello della caviglia. Cominciate col piede sinistro e facendo delle rotazioni in modo gentile in senso orario. Quindi prendete contatto con il corpo, sentite la temperatura del piede. Ora io comincio a farlo in senso antiorario, potete cominciarle anche voi. Sentite la temperatura del piede, la tonicità, portate la vostra attenzione a ciò che state facendo, a ciò che sentite, al tatto, alle vostre mani, quello che state facendo. Poi dopo 7-8 rotazioni in senso orario e in senso antiorario, cambiamo piedi, andiamo, ci spostiamo sul piede destro e anche qua facciamo in circa 7-8 rotazioni in senso orario e poi invertiamo la rotazione in senso antiorario. Ripeto, questo scioglie la tensione che viene accumulata nelle caviglie. Può succedere che scricchiolano, e quello è perché di solito ci sono dei cristalli di calcio che si accumulano nelle articolazioni e quindi con il movimento si spezzano, si sciolgono e vanno via. Ora
andiamo a identificare nel piede il percorso che corrisponde alla colonna vertebrale. Quindi, siccome siamo col primo chakra, viene associato al primo chakra il colore rosso, abbiamo preso un pennarello rosso con il colore rosso e vado a disegnare sul piede di Laura il percorso che corrisponde alla colonna vertebrale. Quindi cominciamo plantarmente sotto il pollice, praticamente dove c'è l'articolazione del pollice, io lo piego così e qua sotto c'è una riga. Sotto questa righetta ci sono le prime due vertebre cervicali che si chiamano Atlante e Epistrofeo. Quindi in questo punto comincia la colonna vertebrale. Poi seguiamo lungo il fianco del pollice, ci sono le prime vertebre cervicali e poi lungo il metatarso, la parte ossea, percorre tutto il resto del punto riflesso. Come vedete non è soltanto un punto riflesso, sino che un percorso, e come potete notare corrisponde anche a come nel corpo la colonna vertebrale corrisponde. Quindi è lunga e qua segue tutta la lunghezza del piede a livello mediale, si dice, e seguendo questo percorso qua. Quindi qua io adesso vi farò notare questo primo tratto. Da sotto abbiamo le vertebre cervicali, da questo tratto a questo tratto abbiamo, metto la D, le vertebre dorsali, da qui a qui le vertebre lombari e quest'ultimo tratto che è il tratto sacrale, lo metto una S. Questo percorso si trova sia a piede sinistro che è uguale nel piede destro. Quindi ora vediamo insieme come andiamo a trattarlo. Allora, in questo momento, una volta che abbiamo identificato il percorso della colonna vertebrale, ora andiamo a trattarla. Cominciamo dalle prime due vertebre cervicali, quindi il pollice. Il pollice nel frattempo rappresenta anche la testa, quindi dove abbiamo segnato plantarmente il punto corrispondente alle prime due vertebre cervicali, applichiamo la tecnica del pollice. Quindi con una mano sostengo il piede e con l'altra mano, la mano destra, vado a pigliare e faccio una digitopressione per circa 20 secondi e poi rilascio. Dovete sapere che a volte quando si fa la digitopressione si sente dolore. Là dove si sente dolore è perché c'è tensione accumulata a livello di quell'organo lì, c'è tensione e c'è accumulo, c'è energia stagnante. Quindi il dolore nella riflessologia è molto importante perché è un indicatore. Voi nel frattempo fate pressione e poi rilasciate. Quindi tornando al dolore, il dolore è un indicatore, ci viene a indicare che bisogna lavorare su quel punto lì, perché ha bisogno di essere disteso, di essere liberato, di essere trattato. Quindi
rilascio, premo e rilascia. Ora andiamo a fare il percorso con la tecnica del passo del bruco. Quindi con una mano sostenete il piede, date appoggio in modo che non rimanga così senza una base, e quindi cominciate con questo passo che si chiama il passo del bruco. Vedete, sono dei piccoli passetti senza alzare il dito, e lavorate le prime, cioè non le prime, il resto delle vertebre cervicali, là dove le abbiamo segnato, cioè a fianco al pollice. Poi andiamo avanti, le vertebre dorsali, seguendo il percorso. Quindi andiamo avanti le vertebre lombari, sempre sostenendo con l'altra mano la base del piede, e poi fino ad arrivare alle vertebre sacrali. Ecco, questo è il primo percorso. Lo rifacciamo. Quindi faccio una digitopressione nel punto che corrisponde come punto, che è il punto fisso, che sono le prime due vertebre cervicali, e rilascio, premo, rilascio. Ora andiamo a fare il percorso del resto delle vertebre cervicali con il passo del bruco. Se sentite dolore, allora soffermatevi, perché vuol dire che quello allo stesso tempo vi sta distendendo. Seguiamo lungo le vertebre dorsali, vertebre lombari, sacrali e fine della colonna vertebrale. Ok? Allora, ora andiamo a lavorare sull'intestino grasso colon. Quindi per primo vi faccio vedere sul piede il percorso, e naturalmente se noi pensiamo al nostro intestino grasso quanto è lungo e dove è ubicato nel nostro corpo, è simile anche la sua ubicazione e lunghezza nel piede. Quindi l'intestino grasso si trova su ambedue i piedi, cominciando dal piede destro. Abbiamo questo percorso che colon ascendente, diciamo che in questo punto qua è il collegamento con l'intestino tenue, però oggi non lo vedremo, se no che vedremo quello grasso. Però partiamo dal collegamento con l'intestino tenue, intestino grasso, colon ascendente, colon traverso, segue, si sposta sul piede sinistro, colon traverso, per poi scendere, colon discendente, per poi arrivare all'ultimo tratto che è sigma, retto, e poi l'ano, che l'ano lo troviamo qua. Faccio questo cerchio su ambedue i piedi, e qua sul piede sinistro. Voi, se per identificarvelo, per trovarlo, questo osso grosso che si chiama calcagno, a questo livello qua sentite un pochino, quindi man mano che prendete contatto e confidenza con i piedi vi verrà sempre più facile sentirli. Quindi ora cominciamo a fare il percorso con il passo del bruco. Allora, partiamo dalla valvola iliocecale, che è quella che unisce l'intestino grasso con l'intestino tenue,
e quindi ci dà il punto di partenza facendo una digitopressione, facendo la tecnica del pollice, quindi premo e rilascio. La pressione bisogna che sia una pressione decisa e determinata, quindi premo e rilascio. Ora andiamo a fare il percorso col passo del bruco, quindi ripeto, siamo sul piede destro, la mia mano sinistra mi serve d'appoggio e poi con la mano destra andiamo a fare il bruco, quindi col passo del bruco seguendo il percorso di colon ascendente. Fate in modo che ci sia l'appoggio, che il piede non balle, quindi fate colon ascendente, poi mi sposto per un discorso di movimento e con la mano sinistra vado a fare il colon traverso. Ci vuole un pochettino di pratica, però questa pratica vi darà dei benefici, sia che ve lo fate in automassaggio, sia che lo fate a qualcuno che si è prestato la cavia. Quindi seguiamo il colon traverso, ci spostiamo di piede, andiamo sul piede sinistro per continuare il percorso del colon traverso. Quindi con una mano reggo il piede, con l'altra faccio il passo del bruco. Quindi vedete, fate questo movimento qua, poi andiamo a fare colon descendente, quindi appunto dobbiamo cambiare mani, però vedete che una sempre sostiene il piede e l'altra fa il movimento e facciamo la discesa del colon nel piede sinistro. Poi andiamo nell'ultimo tratto del colon chiamato sigma retto e con il passo del bruco andiamo a trattare tutta quella zona lì per poi finire negli orifici di uscita. Ogni orificio nel corpo favorisce la desintossicazione, l'eliminazione di tossine. Quindi mi appoggio con i due pollici, con la tecnica del pollice, in ciascuno dei puntini che è la fine del tratto digerente, che è l'ano. E mantengo premuto per circa 20 secondi e poi rilascio. Questo fa sì che chiudiamo il lavoro sull'apparato digerente. Premo e rilascio. Quindi vi faccio una sintesi, un percorso dall'inizio del tutto il tratto del colon. Per cui cominciamo dal piede sinistro, partiamo dal piede destro. Cominciamo dal piede destro, dalla valvola ileo-cecale, che è quella valvolina che comunica con l'intestino tenue. Faccio una digitopressione, usiamo la tecnica del pollice, per cui faccio digitopressione e poi rilascio. A volte è dolente questo punto, se è dolente voi pigliatelo più volte. Non rallentate la tensione, anzi mantenete premuto e rilasciate. Poi facciamo il percorso del colon ascendente, poi andiamo in direzione dell'interno del piede, il colon traverso, il nostro bruco che cammina.
Poi ci spostiamo al piede sinistro, riprendiamo il colon traverso, continuiamo, poi facciamo la discesa colon discendente, ultimo tratto, sigma retto e ultima porzione che è l'ultimo punto che è l'ano. Ok, e con questo abbiamo finito questo incontro di oggi. Con questo abbiamo concluso il nostro primo incontro sul primo chakra. Spero vi sia piaciuto e vi invito a riprovare in questi giorni, magari non subito domani, ma la riflessologia plantare ha un'azione che va dalle 24 alle 48 ore, per cui anche dopodomani vi invito a riprovare, a riprendere contatto, a conoscervi e a conoscervi i vostri piedi, a conoscervi voi stessi, perché ricordatevi che i piedi ci portano avanti nella vita, in questo mondo, ma anche avanti nella nostra vita. Alla prossima, ciao!